Benvenuti. Eccoci di nuovo qui nei nostri studi a parlare di e-learning, negli studi di e-learning talk. Quest'oggi una puntata un pochino anomala perché presentiamo una nostra iniziativa. Come voi sapete, il Learning Talk solitamente è uno spazio assolutamente privo, diciamo, da un aspetto, diciamo, commerciale o marketing e vuole avere un aspetto divulgativo. In realtà parliamo di una nostra iniziativa e quindi è in qualche modo un'azione commerciale e marketing, ma riteniamo che abbia una grande importanza dal punto di vista divulgativo perché stiamo lanciando la Academy europea dell'e-learning per tutti coloro che vogliono acquisire esperienza nell'essere autori o editori di e-learning o gestire un'academy per la propria azienda. Ed è un'iniziativa che abbiamo deciso di fare per vari motivi che vi illustreremo durante questa piccola presentazione. Io sono Roberto Del Mastro, il responsabile di OC, che è il promotore di questa Academy. Con me c'è Ilario Truppa, che è esperto di produzione contenuti, instructional design e Ilias LMS, e che ci introdurrà, benvenuto Ilario, ci introdurrà un po' lo scopo di questa Academy. Buon pomeriggio a tutti, grazie Roberto. Ecco, in questo Learning Talk, esatto, vi vogliamo presentare questa Academy che stiamo lanciando come OC e il purpose, quindi lo scopo di questo progetto è quello di fornire ai partecipanti che si iscriveranno a questa Academy tutte le competenze necessarie per organizzare efficacemente la formazione digitale. Quindi parliamo di tutti gli strumenti per migliorare la qualità della formazione, sviluppare contesti aziendali cosiddetti sani, etici, possiamo dire lungimiranti, costruttivi. Questa Academy quindi mira a formare i partecipanti sulle migliori pratiche per la gestione del progetto della formazione, partendo dalla definizione dei requisiti e degli obiettivi alla progettazione dei corsi, valutazione dell'efficacia, miglioramento continuo. Ecco, quindi questa Academy si rivolge a tutti coloro che vogliono diventare un po' professionisti dell'e-learning, per cui a chi lavora nelle risorse umane, a chi si occupa di costruire Academy. Ecco, chiaramente sono diversi i nostri target. Adesso condividerò lo schermo e vi mostrerò alcune informazioni. Ok, aggiungo che informazione importante, l'Academy sarà in lingua inglese perché si rivolge appunto a un mercato europeo. Questa è una presentazione oggi per gli utenti italiani. Comunque tutte le lezioni saranno poi registrate e fornite con sottotitolatura in italiano, quindi sarà assolutamente trasparente per gli utenti in Italia. È un'Academy che inizierà con il mese di aprile fino a luglio, la prima sessione di lezioni, e si svolge il sabato mattina, quindi sono lezioni al di fuori dell'orario lavorativo perché così ci è stato richiesto da chi ha, diciamo, aderito subito a questa iniziativa. E Ecco, niente, invito Ilario a il- scrollare un attimo lo schermo in modo da certo. poter introdurre con lui gli argomenti. Sul sito di OC Group trovate quindi a menu la voce Learning Evolution Academy e il titolo che abbiamo voluto dare a questa Academy. In questa pagina trovate tutte le informazioni relative a questo, diciamo, progetto che stiamo sviluppando. Quindi l'obiettivo è quello di progettare un'Academy dalla Z. Quindi parleremo di metodologie, strategie, processi, parleremo di cos'è l'e-learning e di come dovrebbe essere fatto. Parteciperanno a questa Academy sia noi di OC che anche degli esperti che abbiamo selezionato per far parte di questo progetto insieme a noi. Come Sottolineo che sono anticipava esperti internazionali, non sono assolutamente. esperti solo italiani perché
se vogliamo raccontarci che c'è esperienza nell'e-learning in Italia, forse è meglio non dirlo. Esatto, quindi consci di questo Gli abbiamo, esperti sono chiesto internazionali. aiuto, diciamo, a chi, invece ha modo anche all'estero di, seguire dei progetti, legati un po' al mondo e-learning. Gli appuntamenti, saranno 7 e saranno da, aprile a luglio 2023. Come dicevamo saranno di sabato e saranno completamente online, il sabato mattina. Nella, pagina quindi, tutte le informazioni che possono, farmi comodo per, appunto, poi decidere di partecipare a questa Academy e, partiamo quindi dal chi si rivolge. Come anticipavo prima, possono essere, responsabili delle risorse umane, possono essere training manager, degli imprenditori che comunque magari, vogliono, prendersi in carico la parte della formazione nella propria azienda, tutti i professionisti dell'e-learning, ma anche i docenti, chi si occupa di learning in università e soprattutto chi aspira al ruolo di instructional designer, quindi quella figura, che si occupa di strutturare, contenuti formativi, in, delle piattaforme e-learning. Quindi trovate poi, le varie informazioni anche su cosa otterrai alla fine diciamo, cosa ottieni con l'Academy, tra cui l'attestato di frequenza, l'accesso alla piattaforma, perché in realtà saranno, sì, live tutti i moduli formativi, ma saranno comunque registrati e quindi messi a disposizione. Si potrà anche interagire con i docenti e in una piattaforma che, chiaramente a cui avrete accesso, troverete anche risorse aggiuntive. Il formato, dicevamo, quindi è in lingua inglese, ma lo troverete poi, anche on demand con i sottotitoli in italiano. Gli orari saranno la mattina del sabato. Quindi, troviamo poi il programma e, il programma chiaramente è distinto per i vari appuntamenti. Ogni appuntamento, il sabato prevederà, 2 interventi 2 moduli, diciamo, di 2 ore, ciascuno di, 2 esperti. Ti lascerei, Roberto, per introdurre al primo, che sarà il sabato 1 Certo, aprile, l'introduzione certo. alla gestione della conoscenza. Come vedete siamo io e Ilario ad accompagnare gli ospiti che ci affiancheranno nel proporre questi moduli. I primi due sono moduli introduttivi, li curo di persona e vi spiego rapidamente qual è la chiave di questi due moduli. Il primo, vedete, introduzione alla gestione della conoscenza, uso della tecnologia nella formazione. Abbiamo deciso di sviluppare questa introduzione perché ci siamo resi conto, soprattutto nel periodo pandemico, che ha visto un vero e proprio boom, anche a nostro favore chiaramente, dell'uso dell'e-learning, che molti si sono per cause emergenziali improvvisati. Tant'è che moltissimi non conoscono quello che si può fare con la tecnologia. Quindi la prima lezione verterà sul rendere edotti indipendentemente dal software, quindi non importa se usate Elias, Moodle, Docebo, e chiarirsi bene su quello che si può fare con la tecnologia nell'ambito della formazione. Basti che pensiate che in Italia, per esempio, si è confuso l'uso di un programmino per aule virtuali come Zoom o Teams o altri con l'e-learning, pensate alla follia di tutto ciò. Ovviamente quella è solo l'aula virtuale e che se viene fra l'altro sviluppata scimmiottando l'aula reale, quindi io faccio un'aula virtuale che è uguale all'aula reale, ovviamente non ha nessun senso. Quindi il primo modulo rende edotti sulla tecnologia, il secondo è il nostro metodo dell'analisi formativa, cioè andremo a spiegare come, analizzando con il cliente o con l'ente che con voi deve appunto instaurare una piattaforma e-learning, come pubblicare effettivamente quello che gli serve e nel modo migliore. Quindi è un metodo sviluppato da noi nei nostri 15 anni di esperienza, ma che vi permetterà di seguire una strada, di non improvvisare semplicemente sulla pubblicazione
dei corsi che il cliente ha in qualche modo deciso di fare sulla base di esigenze o di urgenze. Quindi un vero Emergenziali metodo questo. dell'analisi formativa. Il terzo e quarto modulo saranno invece introdotti da Ilario, a cui ovviamente quindi lascio la parola. Esatto, quindi Roberto vi ha parlato adesso del sabato 1 aprile e del 15 aprile, quindi è la prima parte, quindi diviso in due parti, in due giorni diversi. Invece sabato 1 aprile al pomeriggio parleremo di come progettare Non la al pomeriggio, formazione. dalle 11 alle 13. Pardon, nel secondo slot, parleremo di come progettare la formazione. Quindi qui l'obiettivo è andare a mettere in atto ciò che sappiamo dirvi riguardo alla progettazione della formazione in tutti questi anni con i clienti dai più piccoli ai più grandi, andare a capire quali sono le esigenze e come progettare appunto un'academy aziendale. Parleremo di un metodo famoso che è il metodo EDDI, quindi si parte dall'analisi, lo sviluppo fino ad arrivare alla valutazione dei risultati, in modo anche da avere proprio una struttura anche di progetto, ecco, per la formazione. E parleremo appunto di questo per rendervi autonomi in tutto e per tutto nella progettare per la vostra realtà i progetti formativi. Invece sabato 15 aprile, sempre nel secondo slot, parleremo di introduzione a Ilias. In realtà noi abbiamo voluto orientare tutta la parte dell'Academy non necessariamente nell'MS, però c'è parso opportuno invece darvi delle informazioni comunque su un LMS, su una piattaforma che non ha un costo, almeno a licenza, quindi vi permette di scegliere un open source come Ilias, ma potrebbe anche essere Moodle, chiaramente, comunque una piattaforma che non ha costi di licenza, soprattutto per i progetti, per le piccole realtà. Ecco, per questo abbiamo pensato di spiegarvi come funziona Ilias in modo da, una volta capito come strutturare un progetto formativo, prendere una piattaforma e-learning e iniziare a fare. Ecco, quindi anche un po' il mood di tutta l'Academy è più orientato alla pratica che non alla teoria. Ok, proseguiamo con i titoli successivi che riguardano, sempre con me come coordinatore, come calcolare il valore di un progetto e-learning e il famigerato GDPR, la gestione dei dati personali. Allora, il modulo sul valore del progetto e-learning è orientato a far sì che voi possiate calcolare un ritorno sull'investimento. Un po' questo è dovuto alla nostra esperienza. Abbiamo visto che poi la direzione delle aziende chiede ovviamente un ritorno sull'investimento. Esistono due famiglie di modellazione, una più tipicamente statunitense, una più anglosassone ma europea, e andremo proprio a capire come calcolare il valore applicandolo alle realtà delle singole aziende, facendo degli esempi concreti, in modo da capire come poi ciascuno dei responsabili dei progetti e-learning lo possa applicare alla propria azienda. Secondo argomento è il GDPR, che non è un argomento da trascurare. È vero che l'e-learning non comporta l'utilizzo di dati sensibili, solo di dati personali, ma è fondamentale sapere cosa fare. Quindi andremo a scendere nel dettaglio e vedere a quali domande voi dovete dare una risposta per essere compliant per il GDPR. Vi racconteremo questo perché, cari signori, purtroppo i DPO non sono preparati sull'e-learning. Siamo noi che li dobbiamo affiancare e dobbiamo gestire con loro le risposte. Cioè non è un aspetto puramente legale, è un aspetto che coinvolge come la piattaforma va programmata e quindi andremo a dare delle risposte a delle domande concrete. Ilario, ti chiederei di introdurre i due moduli che si accompagnano a fine aprile a metà maggio, il primo che riguarda le risorse umane e il secondo i big data.
Esatto, quindi il sabato 29, nel secondo blocco abbiamo la valorizzazione del potenziale delle risorse umane nei progetti learning, tenuto dalla coach, Paola Lorenzi e, si parlerà appunto dei cambiamenti che avvengono nelle risorse umane, come affrontare, le resistenze dei collaboratori e in generale tramite l'e-learning creare delle relazioni interpersonali fluide, raggiungere gli obiettivi, quindi chiaramente l'ottica della formazione, ma collegato alle risorse umane, quindi al reparto HR. Invece per quanto riguarda sabato 13 maggio nel secondo blocco c'è la parte della la formazione collegata ai big data. Quindi ci sarà uno special guest che insomma andremo poi ad inserire all'interno dell'Academy e qui sarà l'argomento sarà come raccogliere questi dati, come fare learning analytics, quindi l'analisi dei dati, andarli a raccogliere, organizzare, strutturare e poi a saperli leggere. È chiaro che questo tipo di struttura, questa Academy, e lo ripeteremo anche alla fine, è in composizione, in fase di allestimento, quindi chiaramente potranno esserci qualche modifica nei prossimi giorni, però sicuramente una bozza già sufficientemente completa. Beh, qui l'incertezza che avevamo, la possiamo anche condividere con voi, era se parlare più di learning analytics in termini di cruscotti, cioè di utilizzo di programmi che esistono già per fare un cruscotto informativo, oppure parlare dei nuovi standard. Questo è fondamentale perché ci sono dei nuovi standard che raccolgono una mole di dati veramente enorme quando si fa fruizione e-learning e quindi la decisione è l'aspetto più pratico o più culturale e in base a questo dobbiamo scegliere il nostro special guest. Ilario, a giugno, quindi siamo in piena estate, dobbiamo scendere sul pratico. Abbiamo diversi interventi, a parte uno dove vedo che ci sono io e ve lo racconto subito, riguardanti proprio la discesa sul campo, cioè come pubblicare contenuti interessanti ed interattivi. Vi apro una piccola parentesi sull'intervento di sabato 24 giugno che è sui corsi tecnici per semplicemente raccontare la nostra esperienza più lunga. L'avventura di OC è partita dal mio studio di ingegneria, quindi prima del 2004 io facevo solo l'ingegnere, solo fra virgolette. E ci siamo resi conto che sarebbe stato molto interessante descrivere l'operatività e la manutenzione dei macchinari automatici con l'utilizzo di tutte le potenzialità di quello che già allora le piattaforme e-learning fornivano. Quindi parleremo del nostro campo dove siamo proprio più specializzati, abbiamo l'esperienza più lunga che sono i corsi tecnici. Per il resto, Ilario, ti lascio volentieri la parola. Certo. Sabato 10 giugno, al mattino lo passeremo tutto insieme, perché, parleremo del sviluppo dei contenuti per l'e-learning. Come vi accennavo prima, uno dei ruoli che, viene sempre più richiesto, soprattutto in Italia, perché adesso diciamo sicuramente il Covid, la pandemia ha smosso, l'interesse verso la formazione online più che prima perlomeno, e una figura chiave è proprio l'instructional designer. Quindi parleremo di come sviluppare i contenuti per l'e-learning, a cosa stare attenti, come creare dei contenuti che siano effettivamente di valore. Ecco, magari andremo poi anche nel pratico nel capire come non fare contenuti e come invece andrebbero fatti poi sulle piattaforme learning riguardo proprio la strutturazione. Nel secondo blocco ci concentreremo sull'interattività Vedo che perché manca lo special guest, ma in questi due moduli rosa ci sarà sicuramente lo special guest. esatto. Cerchiamo comunque, di orientarvi su, ciò che è attuale oggi in termini di contenuti, quindi, sicuramente passare da qualcosa di testuale a, la multimedialità, dalla multimedialità all'interattività fino ad atterrare sulla gamification.
quindi diciamo un po' tutto l'iter che bisognerebbe seguire, almeno la rotta per i contenuti. Poi chiaramente ci sono sempre casi e casi nelle accademie aziendali dove probabilmente c'è già del materiale già fatto, bisogna partire da quello, però ecco, secondo noi è importante darvi la rotta per costruire insomma un'academy attuale. Ecco. Invece sabato 24 al pomeriggio avremo Non al un pomeriggio. esperto. Pardon, Mi non so perché ripeto. continua a dire Te al pomeriggio. l'immagini Al- a fine giugno bloccare le persone il sabato pomeriggio? Già il sabato Esatto. mattina sarà un punto di domanda, però il sabato Esatto. pomeriggio si va al mare, dai. Esatto, il pomeriggio al mare. Invece, nel secondo blocco, sempre di sabato 24 giugno, avremo un esperto che è Nicola Mastrorilli, esperto di XAPI. XAPI è un nuovo formato per andare a catturare in qualche modo la formazione, quindi ciò che le persone fanno, andare a catturare i dati e come gestirli. È sicuramente un argomento molto innovativo, ma ci permetterà poi di andare a tracciare le persone, diciamo, non soltanto dicendo ok, l'utente ha completato o no un certo oggetto, ma andare proprio a creare delle frasi dove c'è il soggetto, il verbo, quindi qualcosa di cui si sta occupando, e un complemento un po' all'oggetto sul quale sta andando a lavorare, eventualmente con chi. Quindi si va proprio a creare un tracciamento molto più interessante per quanto riguarda. Fra l'altro, ehm, Ilario, scusa se ti interrompo, mi sembra molto interessante confermare l'interesse sull'XAPI, ma anche la conferma che è un argomento molto attuale, perché abbiamo avuto 2 giorni fa un incontro di pianificazione, di integrazione di diverse piattaforme per una importante azienda italiana e c'erano altre 2 aziende di Milano che si occupano di e-learning e collaborano con noi in questo progetto e entrambe hanno approvato moltissimo, diciamo, la nostra spinta verso l'utilizzo di XAPI, confermando anche che in Italia è ancora un po' una novità, non molti lo fanno e quindi riteniamo che questa parte della nostra Academy sia veramente interessante per chi vuole fare un salto di qualità nell'organizzazione e sviluppo di piattaforme e-learning per le aziende. esatto. In ultimo abbiamo sabato 1 luglio, nel primo blocco Roberto ci parlerà di open source sovranità digitale insieme a Mattia Scunca. Ti lascio la parola Roberto per questo intervento. Ci fa molto piacere avere Mattias Kunkel, pensate che è uno dei pionieri dell'e-learning in Europa, una delle 5 persone che ha dato vita a Ilias Open Source, l'LMS che noi usiamo più di frequente, e ha iniziato a occuparsi di piattaforme e-learning nel 1998, quando, vabbè, non facciamo nessun commento sulla situazione dell'uso delle tecnologie con internet. Io ricordo che anche all'inizio degli anni 2000, seppur noi già facendo formazione con l'uso delle tecnologie, facevamo assolutamente i DVD, i CD e i DVD. Quindi è uno proprio dei pionieri dell'e-learning in Europa e nel mondo e avrà tantissimo da raccontarci. Quindi da un lato c'è un accenno sull'importanza del software libero, della sovranità digitale, dall'altro lo sguardo verso il futuro con una startup francese, però qui presenta Ilario, quindi ripasso la parola a lui. Sì, esatto. Insieme appunto a una startup francese che si chiama Knowledge, che ha messo in campo, ha strutturato, ha sviluppato un software per la generazione di contenuti learning utilizzando l'intelligenza artificiale, quindi se non altro accorciare i tempi che lo sviluppo di contenuti formativi porta con sé per forza di cose. Quindi andremo a parlare appunto di che cos'è insomma l'intelligenza artificiale in genere e che cos'è l'intelligenza artificiale collegata all'e-learning e come poter creare appunto questi contenuti formativi in modo più veloce, immediato, seppur comunque
interattivo e orientato alla gamification. Quindi insieme a Knowledge andremo a parlare di questo argomento. Ottimo. Parliamo un attimo di argomenti un po' più concreti, nel senso di prezzi. Esatto, Ovviamente c'è un momento, il momento attuale è veramente super conveniente. Voi pensate che questi moduli possano essere acquistati in maniera singola, sono più di 15 moduli, quindi comunque acquistandoli al prezzo normale di 99 euro l'uno, fate presto a fare i calcoli del prezzo totale, ma c'è al momento una offerta early bird fino alla fine di marzo. Potete acquistare tutti i moduli, cioè tutte le mezze giornate, quindi i 14 corsi, a 690 euro. È un'offerta estremamente conveniente per proprio dare l'occasione a chi ha veramente interesse sull'e-learning ad acquisire tutti questi corsi insieme e poi averli anche disponibili per una futura fruizione tramite le registrazioni. Quindi c'è questa offerta, approfittatene assolutamente fino a fine mese e dopodiché i moduli sono acquistabili comunque al prezzo completo tutti insieme oppure singolarmente se avete interesse particolare solo su uno degli argomenti. esatto. Tolgo la condivisione. Ehm, ok. Bene, se dovessimo dare una conclusione alla presentazione di oggi, in Italia non c'è ancora un progetto di questo tipo, è un progetto veramente innovativo che punta a diffondere il know-how sull'e-learning in modo tale da veramente fare progetti più sensati, più basati sulle esperienze che sono state fatte all'estero, con un occhio verso un'etica sia dal punto di vista della realizzazione del contenuto, ma anche dall'utilizzo di piattaforme di software libero. Quindi è un know-how veramente completo che noi come pionieri dell'e-learning mettiamo volentieri a disposizione. Quindi vi invitiamo davvero ad esaminare, riceverete ovviamente il link alla landing di questa iniziativa della e-Learning Evolution Academy e di iscrivervi e partecipare con noi a questo interessantissimo percorso. Esatto. È arrivata in chat una domanda, chiedono se pensate che l'e-learning possa essere sfruttato maggiormente dal marketing. Beh, sicuramente sì. Oggi, siamo in un momento in cui, si fa sempre difficoltà a riuscire a comunicare, no, le aziende hanno bisogno di comunicare e spesso non sanno come, spesso devono inventarsi qualcosa per riuscire comunque a farsi sentire. Invece sicuramente avendo un'academy aziendale, avendo dei progetti formativi, sicuramente si può prendere parte di questi contenuti, chiaramente riutilizzandoli in modo adatto e comunicare competenza, che è sempre raro e invece è di estremo valore e sicuramente attrae le persone, per cui assolutamente sì, l'e-learning può aiutare chi si occupa di marketing a comunicare skills e competenze. Ma ricordo, è anche comprobabile perché mi sembra che circa 15 anni fa producemmo un libercolo che si chiamava Invertire il processo di comunicazione, che era proprio dovuto al fatto, io a quei tempi vedevo molte aziende che facevano macchinari automatici soprattutto e tutti comunicavano, ma non era neanche colpa dell'agenzia di comunicazione. Cosa facevano? Un bel poster con un robot finto che si avvicinava al macchinario e tu in teoria ti dovevi comprare il macchinario perché c'era la foto carina col robot, quando non qualcos'altro di più antropomorfo. Ehm, Ovviamente era una comunicazione completamente priva di conoscenza. E oggi che siamo bombardati dalla pubblicità, tant'è che tutti vedete
che in televisione è rimasto preda l'advertisement solamente dell'automotive e dei settori più importanti. Ovviamente non ha nessun senso scimmiottare questo tipo di advertisement, no? Perché non si va da nessuna parte. Le aziende medio-piccole, ma anche grandi, che fanno per esempio i macchinari, non avranno mai il budget per fare quello che fa BMW o altri, e quindi si deve invertire il processo di comunicazione, si deve far sì di essere ritenuti interessanti comunicando dati reali. Quindi è una storia lunga, è ancora in parte da tracciare. Oggi poi si parla di impact design, probabilmente avremo anche uno special guest che ha frequentato praticamente l'unica scuola italiana di impact design con Paolo Iabichino, e sarà interessante parlare con lei di cosa significa comunicare in maniera non solo etica, ma legato alla conoscenza. Quindi in quell'occasione vi prometto che tirerò fuori una copia di questo libretto a riprova del fatto che ci avevamo pensato un po' di anni fa. Poi la persona che fece il libretto attualmente è a Parigi con una sua piccola agenzia di comunicazione, quindi ha, diciamo, portato in pratica e portato in un paese di prima grandezza dal punto di vista culturale come la Francia questa realtà. Quindi salutiamo, Ilaria, cosa dici? Sì, Eh? sì. Ok, un Grazie a saluto tutti a per... tutti, grazie della partecipazione e ci vediamo all'Academy. e saluti anche, vedo che ci salutano da un treno che dall'Austria sta tornando da Stuttgart. Ok, perfetto. Grazie. Bene. Ciao a Saluti. tutti, ciao.